Buonasera a tutti quanti. Oggi proviamo un rasoietto nuovo direttamente dall'Austria. Silber Reiser Hobel Green Card. Eccolo qua. Mi ha veramente stupito, perché parliamo di un rasoio completamente in acciaio, se non erro 316. Tra l'altro non è per straperfetto, ma veramente ben rifinito sia dentro nelle piastre che fuori. E ragazzi, costa 40 euro, 40-45 euro, sono delle varie versioni. E adesso lo si trova anche su Viano, però lo si può acquistare anche direttamente in Austria. Casomai vi metto il sito di Viano, ma ecco, se no lo potete cercare anche nel loro sito. Come pennello, intanto come set, stasera non mi interessa niente, avevo voglia di godermi Declaration Confluence in collaborazione con Catium Lux, profumazione spettacolare, anche per testare bene il rasoio, perché a quanto pare sembra la classica testina Edwin Jagger, ma dicono che sia bello importante, con pennellazzo della Jaguar turco che mi ha portato a casa da Istanbul l'avvocato Antonio Fraticelli. Lo ringrazio veramente di tutto cuore. Con un po' di barbazza mi sembrava giusto. Metto il mio solito gel della Noai che ho messo nel dosatore. Ok. Poi c'ho la mia scatola di Elisabeth Tocchi che guai se mi manca. Adesso mi ha mandato anche il tappino nuovo un po' più piccolino, quindi la ringrazio già in anticipo, perché anche da queste piccole cose si nota l'interesse verso il cliente. Pasta morbida, quindi si lavora solo con le punte, tra l'altro molto collosa, quindi evitare di premere troppo, se no si rischia di prendere su una tonnellata di sapone piuttosto e lo si preleva in un secondo momento. Adesso vediamo se basta, se non basta. Ok, nel caso lo ripreleviamo. Sto rasoietto subito pensavo fosse un po' una fuffa, anche perché non avevano aggiornato, mi sa che ho preso un quintale di sapone lo stesso, non avevano aggiornato il video su YouTube, e quindi nel video su YouTube si vedeva una testa cromata in Zamac e nel sito dicono tutto acciaio. Ora, siccome mi è già capitato che su Facebook certi fanno i furbetti, ti dicono acciaio di qua, rasoio di là, e dopo ti li spediscono dalla Cina. E allora, questo qua è un maiale con tanto carattere, lo dico già. Bello, grezzo. Da barba lunga, e sicuramente qua ci vuole un bel rodaggio di quelli.
Secondo me poco importa, me lo godo lo stesso. Questa è una sbarbata rustica, chiamiamola, sbarbata rustica. Ok. Proviamo sto rasoio, che tanto mi intriga, armato di Muster Super Platino. Adesso hanno detto fra qualche mese faranno anche un manico più corto, cosa secondo me non sbagliata. Molti l'hanno paragonato a R41 addirittura. Allora, primo impatto, taglio preciso e dolce. Forse leggermente meno intuitivo di un italico più verso un 316. Però io, come dico sempre, i rasoi si giudicano nel contropelo, indipendentemente dalla loro efficacia. Perché tanto se un rasoio è così aggressivo da non dover fare il contropelo, o hai la fortuna di avere una barba che in 2 passate sei liscio veramente in BBS, o non ti interessa il BBS, o se no sei una barba come la mia. Il BBS in 2 passate non ci arrivi. Comunque ragazzi, un rasoio a 40-45 euro fatto così, sicuramente rifinito bene anche del Winning Razor, della Yates, secondo me è veramente tanta roba.
Ragazzi, a me sta piacendo sto rasoio. Qui abbiamo trovato l'anello mancante. Qui abbiamo trovato l'anello mancante tra il Gillette King questo mi soppianta l'italico, anche se è un pochettino più tecnico secondo me, però quando hai preso un po' di mano con questo non è comunque aggressivo come un 316, come un Rocca, anzi molto più gestibile e ragazzi miei costa a metà e credetemi che è fatto veramente bene. Credetemi che è fatto bene. Meglio di rasoi anche tipo Yaki cinesi in acciaio, così questo qua è veramente fatto bene. E adesso è arrivata la prova del 9. Vi ricordo che qualche micro red point me lo potrai portare dietro della pessima rasatura col Sebum Gold. Che non ho saputo montare, ma che chi ce l'ha e che mi fido mi ha detto la stessa cosa, che come protezione non è ai livelli e col costo che ha non si perdona. Oh ragazzi, non si sente la lama, Mi sa tanto che l'ho sottovalutato. Mi sa tanto che l'ho sottovalutato. Andiamo ai ritocchi e vediamo. Mi sa che qua è veramente i livelli da Rocca questo. O del 316. Anche se però non ti fa sentire la lama, cioè la si sente quasi come un italico, ma ragazzi questo mena. Porca miseria se mena.
Questo è del tipo R41. Dopo per carità ho preso pastiglie di tutto, non sto dicendo magari un po' di problemi me ne dà, però ragazzi miei sono liscio come... assolutamente no per un neofita. Adesso che ho fatto bene il contropeso che lo sto sentendo, no per un neofita. Assolutamente no. Questo ti mangia questo. Ti mangia vivo questo qua. Ragazzi che piaglia. Questo rosolio qua se lo sottovaluti te lo fa capire lui che ore sono. Ti dice che ore sono. Senza neanche che gli chiedi l'orario. Porcaccia la miseria, ragazzi. Metto un po' di Hortus Fratis perché qua ci sta. Alla faccia. Che piallata. Qua mi ricresce la barba l'anno prossimo. Non mi aspettavo, ma chi l'ha eguagliato R41. Non dico che ci ha preso, ma non posso dire che ci è andato neanche tanto distante. Non mi aspettavo una roba del genere, ragazzi miei. Porcaccia la miseria che mostro. E praticamente è come se non mi fosse mai cresciuta la barba. Allora, qualche piccolo red point me lo sono fatto, ma sicuramente qualcosa c'era già prima. Però posso dirlo tranquillamente che sto rasoio qua, ragazzi miei, mena forte. Mena veramente forte. Non si può scherzare con questo. Non si può scherzare. Questo qua non perdona assolutamente nulla. Difatti mi sono praticamente piallato dappertutto. Porca miseria. Mamma mia. Qua devo capire perché ho avuto 2 settimane dove ho preso veramente tante pastiglie, quindi non... Guarda, veramente faccio fatica a pensare che possa essere stato il rasoio a ridurmi così perché nel taglio non sembra così aggressivo, ma a quanto pare questo qua è un mostro, è veramente un mostro questo qua. Questo è un mostro, di certo non è un entry level. E neanche una mezza via. Questo qua è uno di quei rasoi che quando hai voglia di una spintarella dal 316 a roca usi questo.
Ecco, vedete però, non sento bruciore. Quindi ci può anche stare, perché io li vedo, che col fatto che ho preso tantissimi medicinali io abbia dei micro brufoletti che con una piaga del genere mi li porta via tutti. Mi li porta via tutti. Ci può anche stare, ci può anche stare. Comunque è una piaglia, cioè, ragazzi miei, quei passaggi che ho fatto è roba da R41. È veramente roba da R41. È un mostro. È un mostro, un mostro, un mostro, un mostro. Lo riproveremo più in là. Sicuramente con calma lo riproviamo. Nel frattempo mi riprendo un po'. Irritazioni, bene o male, non ne ho avute perché la pelle è perfetta, però qualche red point me lo sono giocato. Comunque ragazzi, al di là di quello, chi cerca un bel rasoio performante, questo rasoio qua è spettacolare. Spettacolare, veramente fatto bene. Non se riesco ad aprirlo. Vi lo faccio vedere. Guardate che spettacolo. E adesso è bagnato, però veramente ben fatto. C'è qualche segno minimo della lavorazione, ma è veramente fine e comunque contando il prezzo che ha, cioè, dico io anche troppo, c'è perfino il marchietto sotto, con scritto Green Card. Tutto prodotto in Austria, quindi prodotto europeo. Tanta roba, tanta roba. Bel rasoio e molto 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 efficace. Non so se è aggressivo, lo riproverò più in là. Adesso che mi ripigli un po', lo riproveremo. Però chi vuole sicuramente un rasoio che va giù senza pensarci due volte. Rade, rade e rade. Vediamo se può anche essere un rasoio, insomma, ecco, gestibile o se il massacro di Red Point c'è sempre comunque. Ecco, quindi anche qua è da capire se è un po' dovuto anche un po' alla mia salute di questo periodo, che potrebbe anche essere. Comunque se un Gold resta il fatto che fosse anche che i 2-3 Red Point che mi ha aperto sia stato anche un po' problema mio, a parte un buon post rasatura, ma che comunque ho avuto anche con altri top set di gamma, $350 io non ce li spenderei assolutamente mai. Resta il fatto che mi capita a metà prezzo, un buon prezzo, è un'esperienza comunque da provare, cioè logicamente parliamo di passione, non di bisogno, altrimenti per farsi la barba basta una Pro Raso, un Gillette King e un pennellino da 2 euro, cioè quello serve farsi la barba, non c'è nient'altro, tutto il resto è provare, godere emozioni e via dicendo. Comunque ragazzi, perché vedete anche qua, cioè io ho dei puntini che mi escono, però vedo che se io passo la mano c'ho un puntino rosso e il puntino rosso è tipo un brufoletto, non vorrei che mi abbia portato via di brufoliti che avevo già prima, quindi che non fosse proprio così tremendo il rasoio, perché io lo sento veramente molto dolce in viso, non lo sento assolutamente aggressivo, cioè sento quasi più aggressivo, per dirti, il Rocca sicuramente, ma anche il Triple 6, quindi assolutamente da rivalutare, ma anche assolutamente da prendere in considerazione. Per ora mi è piaciuto, vedremo i risultati più in là, quando magari sto anche meglio e si rivaluterà il tutto. Ci vediamo e vi auguro una buona serata. Bye bye!